125 grammi, 80 ml di olio di semi di girasole, di bollicine, sta crescendo benissimo. Mi raccomando, non alzate il coperchio per i primi 15-20 minuti, quando lo dovete alzare la superficie qui la dovete vedere bella asciutta, perché sennò la torta si sgonfia. Ecco qua ragazzi, sono passati 25 minuti di cottura, però mi raccomando controllate, perché dipende dall'intensità della fiamma e dallo spessore di fondo della padella. Lo spaghetto esce asciutto, quindi la nostra torta è cotta. Adesso la lasciamo raffreddare all'interno della padella e poi la togliamo. Qua la torta adesso è fredda, la possiamo rimuovere. Vi faccio vedere sotto che la cottura è perfetta, vedete? Eccola qua, cottura perfetta. E andremo a separare i tuorli dagli albumi. Tuorli in pentola, gli albumi li mettiamo da parte. Un cucchiaio d'amido di mais e 2 cucchiai di zucchero. Può essere intero o scremato e mescoliamo. Portiamo sul fuoco e facciamo cuocere. Dobbiamo far cuocere la crema per circa 5 minuti più o meno, mescolando spesso finché non si addensa. Le pernacchie che state sentendo è perché c'è lui sempre in cucina che fa le pernacchie, Monello. Monello tanto. Ecco qua ragazzi, la crema si sta avanzando. Riprendiamo la nostra torta e andremo a creare dei buchi con un coltello, così. Vedete come è venuta soffice? Pezzettini che abbiamo tolto li mettiamo nel mixer. Ci siamo. Prendiamo delle ciliegine, le tagliamo a metà, così.
Sì, che meraviglia. Questo lato si vede meglio la crema, guardate. Vediamo se è abbastanza soffice. Mamma mia ragazzi, una bomba.